oggi non ce la faccio proprio a fare questa introduzione, per cui tentativo numero, ho perso il conto di quanti tentativi ho già fatto per tentare di fare quantomeno l'introduzione, non dico il video intero, solo l'introduzione. Questa volta cerchiamo di combinarla correttamente. Buongiorno a tutti e bentornati in compagnia della vostra Lessi. Nell'episodio di oggi tratteremo di nuovo di libri, per cui tutti quelli che non sono interessati alle recensioni, ciao ciao, e ci sentiamo prossimamente, magari la prossima settimana, in cui torneremo a parlare di qualche argomento che magari ritenete più interessante. Però non perdiamo altro tempo e andiamo avanti a parlare dei nostri libri. Quando ero andata a fare quel giro in biblioteca a comprarmi i libri, che tra l'altro metterò il link del video qua da qualche parte così sapete di cosa sto parlando, vi avevo detto che se avessi trovato qualcosa di particolarmente interessante ve ne avrei parlato. Mi sta andando giù la voce. Uno dei libri che ho trovato particolarmente interessanti era un libro per ragazzi, che è questo, il riflesso osceno come al solito. Vabbè, riusciamo, ecco dai, se lo tengo un po' in diagonale non riuscite a vedere l'immagine nel titolo, però riuscite a leggere le cose senza il riflesso sulla copertina. Dovete sapere che a me piace un po' di tutto, cioè non è che mi fisso su un genere. Io vado, per dire, dai magari cartonati no, però già libri per bambini a, non so, saggi sulla meccanica quantistica, cioè possono piacere cose veramente completamente diverse tra loro. E per cui anche quando vado a cercare libri guardo in tutte le sezioni, è per quello che ci impiego ore io a uscire da una libreria o da una biblioteca, perché guardo tutto. A differenza di alcuni libri per adulti, ci sono diversi libri per ragazzi. Allora, alcuni che trattano i ragazzi come dei poveri deficienti che non sono in grado di capire, e quel genere di libri non mi piacciono. Altri come questo, diciamo che li aiutano a dedurre qualche soluzione ai problemi della loro vita quotidiana attraverso le pagine del libro e attraverso le situazioni di un'altra persona sulla quale è più facile identificarsi e anche trovare le proprie difficoltà, nel senso che riconoscere una difficoltà in se stessi è estremamente difficile, riconoscerla nel momento in cui è qualcun altro che la sta vivendo è molto più facile. Allora, questo libro riassumo magari brevemente la trama. Immaginatevi quindi situazione, siamo in Cina, impero cinese, per l'invasione barbarica. Per salvare la futura imperatrice da questi barbari viene scambiata con la figlia della lavandaia, quindi questa donna che era al servizio dell'imperatore prende la figlia dell'imperatore per portarla in salvo e la scambia con la figlia della lavandaia. Cosa succede però? Anni dopo, quando vanno a cercare la vera imperatrice, si scopre che quella che era stata allevata da questa donna che l'aveva salvata come imperatrice non si sa bene se è l'imperatrice o meno, perché sapevano tutti che era stata scambiata con la figlia della lavandaia, però poi questa donna che l'ha allevata ha detto che l'ha scambiata di nuovo e quindi quella che lei ha allevato era la vera imperatrice, non la figlia della lavandaia. Però nessuno le crede che ha fatto questo secondo scambio, mancano le prove, per cui non si riesce a capire se la vera imperatrice è stata quella che è stata allevata dal lavandaio o è stata quella che è stata allevata da questa donna e che l'aveva protetta e poi scambiata, ma non si sa se l'ha riscambiata. Quindi nel dubbio decidono, non è che possiamo non prendere la vera imperatrice, non sia mai, prendiamole tutte e due. Solo gli alti ranghi sanno di questo scambio, di questa cosa, e le spacciano per le figlie gemelle dell'imperatore. Qual è il problema? Che queste ragazze prima di tutto sono diversissime come personalità, hanno sui 12-14 anni all'età del libro, quindi non solo sono diversissime tra loro, sono anche state cresciute con una cultura diversa, con una mentalità diversa, e è stato loro insegnato a dare un diverso significato alle stesse azioni, quindi quello che per una è estremamente scortese, per l'altra è un gesto di estrema cortesia. E la cosa che rende ancora più drammatica questa situazione è che sono costrette a vivere insieme e che solo insieme sono l'imperatore, quindi devono andare d'accordo assolutamente su tutto, con tutte le difficoltà che ci sono. Già andare d'accordo tra due esseri umani, al dover mostrarsi unite di fronte al popolo, di fronte all'intera corte, e all'essere sostanzialmente profondamente diverse. E questo è un libro meraviglioso perché anche questo si esprime con una poesia che è una cosa che ti fa venire lacrime agli occhi, che si esprime con delle immagini che sono una cosa splendida e parla di questi silenzi che cominciano a crescere tra le due ragazze, diciamo che ci sono dei momenti di difficoltà tra queste due, che devono mostrarsi unite, però qualche dubbio e qualche ostilità ce l'hanno come tutte le persone. Fa proprio venire in mente due sorelle che si trovano a dover andare d'accordo a tutti i costi, pur essendo estremamente diverse, e cercano di coprirsi a vicenda, però sotto sotto c'è questo tarlo. E soprattutto una delle cose su cui hanno il dubbio è che anche loro non sanno chi sia
sia la vera imperatrice, per cui anche se a entrambe dispiacerebbe che l'altra scoprisse di non essere la vera imperatrice, che quindi di aver vissuto sul trono senza sostanzialmente averne diritto, dispiacerebbe loro ancora di più scoprire di non essere loro la vera imperatrice, la vera figlia dell'imperatore. Per cui c'è sempre questa ostilità, questo cercare. Ad esempio ce n'è una che guarda tutti i ritratti della famiglia reale cercando di capire se è lei che somiglia di più ai membri della famiglia reale o se è la sorella adottiva, senza però riuscire a trovare quell'elemento che fa dire sì, sono io perché sono così. Cioè anche all'interno della famiglia reale c'era chi somigliava più a lei e chi somigliava più alla sorella, mentre l'altra vede la spontaneità con cui questa ha più rapporti con le altre persone, la spontaneità in cui riesce a capire il proprio popolo perché ha vissuto con il popolo fino a quel momento, e che le fa dire è così che deve comportarsi una vera imperatrice, è così, cioè deve sentire i bisogni della sua gente, mentre la seconda vede quell'altra tutta algida, tutta posata, e dice questa è una vera imperatrice, sono all'altezza, è possibile che sia io la vera imperatrice quando vedo questa persona di fronte a me che si comporta come i nobili, che si comporta come tutte le persone che abbiamo in questo ambiente. Non è forse questo un segno del fatto che è lei la vera imperatrice? E quindi il libro è tutto giocato su queste difficoltà e sulla corte che cerca di insinuare i dubbi e metterle una contro l'altra, perché insieme sono l'imperatore, insieme sono forti, ma separate hanno qualche possibilità di arrivare anche gli altri, anche i meno nobili, al potere. E quindi disgregare questo impero che si sta formando. Arriva una guerra e anche lì ci sono vari personaggi che si divertono e che insinuano questi dubbi tra le due, e la cosa bellissima secondo me è che questi dubbi vengono immaginati come delle ombre che si creano tra queste due ragazze, queste ombre che crescono e che all'inizio sono cose infinitesimali, dimenticanze, che però crescono fino a diventare delle vere e proprie ombre che pesano sulla relazione. E questa è una cosa su cui mi piacerebbe invitarvi a riflettere, su queste ombre che abbiamo nelle relazioni con gli altri, se le abbiamo, e su come facilmente si riescano a creare anche da cose veramente banali come dimenticarsi di ringraziare una persona, che io ammetto di aver fatto più volte. Quindi se ho dimenticato di ringraziare qualcuno, questo è un video per ringraziare tutte le persone che non ho ringraziato a suo tempo, che non guarderanno mai, per cui mi sa che dovrò andare di persona. Il fatto è che quello è anche il problema, che tante volte ci si dimentica perché è una cosa infinitesimale e dopo l'altra persona ci sta male, magari non ce lo dice, perché io devo ancora capire questa cosa. Quando uno sta male per una cosa e non me lo dice, cioè non è che sono sveglissima, cioè a volte proprio non faccio apposta, non me ne rendo conto, e mi dispiace che qualcuno ci rimanga male o che ci soffra per queste cose. Per cui veramente sono distratta di mio, sono persa di mio. Ragazzi, se faccio qualcosa che non funziona o che ritenete scortese, ditemelo pure. E quindi all'inizio del libro sembra che queste ombre siano una cosa estremamente negativa. Dopo però c'è un momento in cui, adesso non vorrei spoilerarvi troppo il libro, facciamo così al solito, voi andatevelo a leggere se vi ho incuriositi fino al momento, adesso vado avanti con gli spoiler. E per cui si arriva ad un momento in cui a una viene rivelato che lei è la vera imperatrice, e a quel punto lei decide di tenere questa notizia segreta alla sorella, quindi di non rivelare alla sorella che lei ha le prove di essere la vera imperatrice. Sul momento si rifiuta di agire su questa affermazione, su queste prove che ha, e quindi di sostanzialmente estromettere la sorella dal trono. E alla fine viene rivelato alla sorella che questa persona, che questa ragazza sapeva di essere lei la vera imperatrice, o comunque di averlo creduto, perché poi alla fine la notizia, la prova non era così consistente, la prova non era sostanzialmente una prova, e le viene rivelato che l'altra però l'aveva creduto e che non le aveva detto niente per tenerla sostanzialmente dov'era, perché restassero insieme. E quindi viene fuori che questi silenzi non sono sempre una cosa negativa, che questi silenzi possono creare ombre, ma questi silenzi possono creare anche la pace. E questo è il messaggio finale del libro, che si conclude con un gesto uguale, le imperatrici avevano rialzato la manica sinistra, scoprendo un tratto del braccio. Il consigliere Lo fece un passo avanti. Aveva in mano un coltellino minuscolo, appuntito come una penna. «Non farà male», disse con un buon sorriso. «È cosa di un momento. Se le loro maestà sono d'accordo, oserò incominciare dall'imperatrice Peonia, che ho conosciuto per prima». Scelse il punto a giusta distanza tra il gomito e il polso
e vi premette la punta del coltellino. Dopo fece lo stesso sul braccio di Fenice. Sull'uno e sull'altro spuntò la prima goccia di sangue e subito il signor Lo accostò le 2 braccia mettendo a contatto le 2 minuscole ferite. Adesso toccava loro. Con questo rito, dissero insieme, quella di noi che discende dagli imperatori nel momento stesso in cui il nostro sangue si mescola, adotta l'altra come vera sorella. Il cerimoniere si accostò reggendo una striscia di seta rossa e la passò incrociandola intorno alle braccia unite. Questo legame, recitò, simbolo di unione perpetua e indissolubile. Andò avanti per un pezzetto su questo tono, ma la parte dell'imperatrice era finita e Peonia si distrasse. Vide con piacere che il primo ministro le guardava sorridendo, come 2 lune di cui fosse molto contento, o addirittura 2 figlie sue. Perfino il generale pareva un po' meno severo del suo solito, e il papà aveva girato gli occhi per guardarlo. Lo trovò commosso, ma soprattutto triste. Perché era tanto triste? Le bastò riflettere un attimo per trovare la risposta. Povero papà, di certo stava pensando, a questo modo le perdo tutte e 2. Il cerimoniere aveva finto la sua formula e stava ripiegando la striscia di seta. Un momento, disse Peonia, finché faceva in tempo. La cerimonia non è ancora completa. Prese il braccio di Fenice e mise di nuovo a contatto i 2 buchetti sui quali si stava riformando lentamente un'altra gocciola rossa. Con questo rito, riprese in fretta, quella di noi 2 che discende dal popolo, nel momento stesso in cui il nostro sangue si mescola, adotta l'altra come vera sorella. Fenice la guardava fissa, stupita, ma capì quasi subito, ripeté la formula con voce ferma. Poi fece una cosa bellissima, andò dritta da papà e lo abbracciò stretto. Chiaramente questo qua è stato un rito segreto che hanno fatto le ragazze insieme a quelle poche persone che conoscevano e della loro storia, però ci dà l'idea di come alla fine siano riuscite ad accettare la loro diversità e a prendere un po' una a parte dell'altra per diventare complete. Voi come lo interpretate? Ditemi se avete letto il libro, cosa ne pensate, e ci sentiamo la prossima settimana con qualcos'altro.